Come stai? Bene, bene, tutto a posto, grazie. Allora, partiamo subito a bomba? Nuovo allenatore del Milan, Sì. Antonio Conte. No, Antonio Conte. Sì. Ti diamo l'ultima ora. Secondo te quanto è verosimile questa cosa, Ale? Perché negli ultimi giorni, ieri in particolare, ieri sera è stato rilanciato da una testata, ha rimbalzato un po' da tutte le parti, ma è una voce che continua, ricorrente. esatto, un rumore di sottofondo. Tu mi insegni, Ale, che conosci molto meglio di me il calciomercato, eccetera, che quando c'è un rumore costante così di sottofondo, sotto Sotto c'è qualcuno che ha interesse a fare rumore di sottofondo, va bene? Sì. Quindi Ale non mi sembra di capire, tu questa cosa ci credi fino a un certo, anzi non ci credi. Allora, io ho letto poco fa. E basta. No, Ale, sul più bello, ho letto poco fa. No, era la parte più importante. Scusa, Sal, cosa è successo? Allora, io non so neanche chi sia quello che citate, Cudo. Io dico che anche noi, come dire, facciamo il nostro lavoro di giornalisti, andiamo a approfondire, eccetera. Ci sono delle cose che tornano, ragazzi. Ci sono delle cose che tornano. Dopodiché non stiamo dicendo che Antonio Conte sarà al 100%, anche perché secondo me Antonio Conte presuppone che prima dell'allenatore cambi qualcos'altro. Ma torniamo da Ale. Ciao, Ale, prego. Eccomi. Allora, dicevamo, no, a parte gli scherzi, mi piace ragionare sulle certezze. Io fino ad oggi sento dei rumors portati avanti da giornali, da media, che hanno portato avanti questa bandiera, ma senza effettivi passaggi concreti. Nel senso, si è sempre parlato di Conte interessato, di Conte che abbraccerebbe il progetto Milan, di Conte di qua, di Conte di là. Però il problema è che fino a sabato, almeno fino a sabato ho registrato, poi non ho più registrato, non ho indagato, Ibra e Conte, che paradossalmente dovrebbe essere il connubio ideale per costruire questa nuova alleanza, non si erano ancora sentiti. Poi che si siano sentiti tra sabato e oggi, che è martedì, questo non sta a me saperlo, almeno non lo so, e quindi mi fido di quanto riportato da testate e tutto il resto. Però fino a sabato, che era già stato ripetuto 100 volte che Ibra e Conte si fossero sentiti, non si erano sentiti. Poi, dopodiché, partiamo da un presupposto. Redbird ha un percorso, Redbird ormai lo stiamo imparando, che piaccia o non piaccia, a capire fa mercato, come non fa mercato, chi acquista, chi non acquista e come acquista giocatori e dirigenti. Antonio Conte uscirebbe da qualsiasi tipo di binario seguito da ieri fino a oggi da Redbird. Per l'amor di Dio, possono anche fare inversione a U e portarsi in casa un uomo pronto e capace a luglio di lasciarti Braghe di Tena, pronto e capace di battere i pugni accanto all'ufficio stampa in conferenza dicendo non è arrivato Taremi e quindi siamo a metà classifica, mi mancano i difensori e il Milan sul calciomercato cardinale non ha mantenuto le promesse. Cioè, voi ve lo vedete questo tipo di teatrino in casa rossonera con Redbird? Io dicevo, infatti Ale, mentre stavamo provando come Maldini per molto molto meno. Io quando stavamo provando a ricollegarci con te ho detto questo, per me Conte sulla panchina del Milan presuppone che prima siano successe altre cose, e a livello di tempistiche, anche se fino ad oggi non c'è niente di concreto, sappiamo che soprattutto in queste cose qua a giugno può succedere tutto nel giro di 2 o 3 giorni, perché stiamo parlando di un fondo di investimento eccetera, cioè presuppone un cambio lì ai vertici, secondo me, l'arrivo di Conte. Allora, se parli dei vertici come proprietà, perché sono i vertici dirigenziali e quelli a proprietà, i vertici assoluti. Redbird, per come sta lavorando sullo stadio, e Radio Rossonera sta
seguendo il discorso, il tema stadio in maniera importante e ben fatta, quindi sapete bene che il Milan ha un progetto di un certo tipo, accordi, sponsorizzazioni, partnership a medio-lunga durata, la costruzione della seconda squadra e tutto il resto, tutto questo fa presagire che l'addio non sia a breve termine, o meglio, la volontà di addio non sia a breve termine. Anche però tutto quello che hai citato accresce il valore della esatto. società, crea valore aggiunto. Accresce nel momento stesso in cui lo inserisci come asset, perché hai concluso l'iter. L'iter ancora non è a quel livello per considerare il Milan già in possesso dell'asset stadio. Di conseguenza, il Milan non vale oggi i 3 miliardi che magari Redbird dai quali Redbird potrebbe essere ingolosito per una cessione totale. Io credo che gli step siano graduali, che gli step che sia alla ricerca al Milan di un partner, soprattutto nei paesi arabi, per ovvie ragioni, visto il movimento economico che ci sarà da qui ai prossimi anni, quindi nessuno vuole lasciarsi sfuggire sotto il naso una quantità così ingente di capitali. Serve una figura che magari sia più addentro su quello che è il mercato, per tipologie, per cultura, per modalità proprio anche di accordi e partnership, quindi che sia sul terreno per promuovere il brand Milan e ampliarlo a un nuovo bacino per nuovi ricavi. Può darsi anche che i gruppi siano interessati in futuro all'acquisizione totale, però ad oggi io vedo un primo step dove al massimo si può dare una prelazione oppure una corsia preferenziale per il naming dello stadio, quindi l'inserimento di un gruppo ovviamente saudita che possa essere oggi interessato a mettere i soldi che a Cardinale servono per liquidare Elliott e salutare Elliott definitivamente, perché Elliott ha volontà di uscita e Cardinale può avere questa esigenza di dover accorciare i tempi dell'accordo. Però detto questo, da qui alla cessione totale a mio avviso ne passa un po'. Zirkzee ha impressionato tutti, soprattutto la personalità con cui è venuto a giocare a San Siro. Non gli sono tremate le gambe in uno stadio dove... Anche contro l'Inter, tra l'altro, sottolineo. Esatto, ha una visione di gioco pazzesca. Secondo te è lui l'attaccante ideale del Milan e quante chance ci sono? Perché sappiamo il Bologna, ma soprattutto il Bayern Monaco e si parla anche di concorrenza in Premier. Ma il Milan, Edo, anche, questo lo aggiungo ad Ale, ha la carta Saelemaekers da giocarsi col Bologna. Allora, per quanto riguarda Zirkzee, la prima volta che è entrato nei miei radar è stato il 29 novembre. Mi ricordo che ho twittato proprio perché vedevo molti tifosi rossoneri stimare questo giocatore che in verità non conoscevo tantissimo, non avevo seguito con tanta attenzione, poi una volta accostato al Milan ho imparato a godermelo e il giocatore ha confermato assolutamente a San Siro la sua capacità di reggere non solo lo stadio, ma di avere un coefficiente di difficoltà nei passaggi molto alto, di giocare sempre a testa alta, di avere la leggerezza di pensiero, ma fisicamente anche in grado di fare spalla a spalla con un Marcantonio come Kier, che certo leggero e gentile non è quando marca. È un giocatore completo, è un giocatore non so che ruolo possa avere, non è una punta vera, potrebbe essere a questo punto, potrebbe essere un falso 9, potrebbe essere quello che volete. Sta di fatto che quando c'è questa qualità mi piacerebbe vederla legata ai colori rossoneri. Passando alla pratica, o meglio a quello che c'è di concreto, ripeto, io ho registrato il 29 un incontro che è stato 2 giorni prima ed è stato in videoconferenza 3 tra Londra, Milano e gli uffici della Repubblica Ceca, dove hanno l'altra sede, la Sport Invest, che è l'agenzia che segue il giocatore. Il Milan ha dimostrato l'intenzione e l'interesse verso il giocatore. Il Bologna ha, oltre che Saelemaekers, ha anche Nasti e alcuni giovani che potrebbe tra virgolette mettere nel mirino, quindi c'è trippa per gatti per poter ammortizzare questa spesa che comunque sarà importante. Per quanto riguarda il Bayern ha la prelazione a 40 milioni sul
sul giocatore, può anche pareggiare l'offerta se arrivasse un'offerta superiore, però ad oggi dalla Germania mi dicono che il Bayern è tiepido, nel senso ti prende la percentuale di rivendita e basta. Al Bayern gli interessa più o meno quello. Nel senso, capitalizzerebbe bene, felicemente, ma a livello tecnico non è interessato in questo momento, anche perché poi, ragazzi, bisogna sempre proporzionare le cose. Noi ci spaventiamo del Bayern, però il Bayern può comprare la qualunque, quindi Zirkzee non sta agli occhi del Bayern quanto sta agli occhi del Milan. Non è sexy, agli occhi del Bayern non è sexy come i nostri occhi. Capito? E quindi di conseguenza non è così scontato che il Bayern ce lo soffi. Poi è chiaro che se dovesse continuare, magari fare anche un'altra decina di gol nelle restanti partite e entrare in un'attenzione molto più europea, potrebbe essere un rischio, però questo fa parte del gioco. Però il Milan è intenzionato a portare avanti questa pista, io mi auguro anche che si concluda. Non sono stato mai sponsor e tifoso delle trattative che ho seguito, perché non va bene quando fai calciomercato, non ti porta lucidità, però confesso che Zirkzee è un giocatore che mi piacerebbe in rossonero. Comunque noi abbiamo il buono Amazon di Salemakers da giocarsi per abbassare 50 euro, poi il cartellino finale. Ale, ormai siamo agli sgocci del calciomercato, chiude così? Oppure il difensore, l'Englè, De Mira, si sono svati 1,5 miliardi di nomi? Ma il calciomercato, ragazzi, hanno sempre detto, vedi, anche qui c'è un mondo che è quello dei media che dicono arriva Cardinale a Milano, pronto con la valigia per fare il mercato, dall'ok, cioè tutti i titoloni, no? Molto a effetto e poco concreti, perché nessuno del Milan ha detto spendiamo e compriamo chi sarà qualunque, se ci saranno delle opportunità le sfrutteremo, punto e basta. Quindi questo vuol dire niente. Secondo loro le opportunità sono quelle che sono state colte, Terracciano, il ritorno di Gabbia e via dicendo. Dopodiché non si svenano per giocatori a metà, soprattutto poi, ripeto, finché non hai trovato una guida tecnica, non l'hai definita. Quindi ci sono degli aspetti che vanno anche considerati. Dopodiché, ragazzi, cioè, voglio dire, nessuno dei nomi che ho visto era nome che poteva farci svoltare la stagione. L'importante è trovare un po' di salute, l'importante è trovare un po' di continuità, che purtroppo questo gruppo fragile mentalmente non ha. Dopodiché, ragazzi, speriamo di arrivare in apnea fino a giugno con meno danni possibili per ripartire la prossima stagione, sicuramente con un altro passo, perché la prossima stagione se la giocano tutti, compresi i dirigenti. Va bene, allora ringraziamo Alessandro Iacobone. Ciao Ale, grazie mille, ci sentiamo presto. Grazie Ale. Ciao, un abbraccio, ciao. Così abbiamo una decina di minuti anche per le vostre chiamate. Oggi tanti ospiti, quindi è stato un po' compresso la